Ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati al consueto appuntamento annuale del meglio e del peggio dell'anno videoludico dell'industria dei videogiochi del 2025. Di solito faccio quali sono i migliori giochi e quali sono i peggiori giochi, ma quest'anno ho voluto cambiare, ho voluto partire dalle 3 cose che mi sono piaciute di più dell'anno videoludico appena passato e le 3 cose che mi sono piaciute di meno. Ma iniziamo subito con i migliori e i peggiori del 2025. Beh, una delle cose migliori del 2025 è l'arrivo di Nintendo Switch 2, una console che aspettavamo ormai da più di 8 anni e che finalmente è arrivata. Tutti che la criticavano ancora prima dell'uscita, troppo cara, troppo simile alla prima, troppo tardi, e invece boom, record su record, 12 milioni di unità vendute in appena 7 mesi. Nintendo ha dimostrato ancora una volta che sa cosa vuole il pubblico. Giochi pressoché orientati alle famiglie, continuità tecnologica e ovviamente una community fedelissima che continua a supportare Nintendo. Era un trionfo annunciato negli anni passati, ma che però era stata molto criticata dopo l'annuncio del prezzo della console e del prezzo dei giochi subito dopo l'annuncio. Un'altra cosa che è stata criticata è stata la line-up di lancio, perché si dice che sia più fiacca rispetto a quella di Nintendo Switch 1, che è arrivata con un nuovo Zelda, in realtà un Zelda cross-gen con Wii U e un nuovo Mario 3D, ma devo dire che a me la line-up di lancio del primo anno di Nintendo Switch 2 è stata molto valida. Il porting di Cyberpunk tra l'altro gira benissimo, l'ho giocato tutto e mi sembra impressionante. Donkey Kong Bonanza è uno dei giochi preferiti, uno dei miei giochi preferiti di quest'anno. Metroid Prime 4, che anche se non è a livello degli altri Metroid Prime è comunque un valido gioco. Kirby Air Riders, che a chi piace è un gioco molto valido, è sempre divisivo come il primo Kirby Air Ride, e ovviamente il nuovo Mario Kart World, che anche se non è a livello di Mario Kart 8 Deluxe, che comunque era una riedizione ampliata, migliorata e con continui aggiornamenti, è comunque un ottimo titolo. Insomma, secondo me il lancio di Nintendo Switch 2 in questo 2025 è stata una delle cose migliori dell'anno. Ma passiamo al meglio del 2025 numero 2, ovvero l'arrivo di tanti giochi di qualità da studi indie, singola A o doppia A. I giochi indie e doppia A hanno praticamente dominato la scena. Titoli come Expedition 33, Blue Prince e Dispatch hanno dimostrato che non servono budget da miliardi per creare esperienze memorabili. Un trend che ha rinfrescato il panorama dopo anni di colossi AAA un po' troppo omologati, come quelli di PlayStation e anche gli ultimi di Xbox. In molti casi sono stati proprio questi studi più piccoli a prendersi la scena anche ai The Game Awards. Ed è proprio in questo gruppo di indie che c'è anche il mio gioco preferito, che non è Expedition 33, anche se è comunque nella top 3, ovviamente, visto che è Expedition 33, dovevo metterlo nella top 3, non potevo metterlo nella top 4, non suonava bene, però il mio gioco preferito è Blue Prince, un roguelite puzzle game particolare, non si può neanche identificare in uno di questi due, comunque è un gioco molto particolare, indie, che secondo me ha proprio la nomenclatura indie scritta sopra tutta l'esperienza di gioco, e insomma mi ha emozionato e mi ha portato via una marea di ore di gioco. Ma passiamo al mio terzo punto tra i migliori, tra il meglio del 2025. Nel meglio del 2025 ci sono sicuramente gli spin-off e le rivisitazioni di qualità. Questo è un altro grande tema, cioè gli spin-off e le rivisitazioni ben riusciti. Sono titoli come ad esempio Shinobi Art of Vengeance, che è un revival della serie di Shinobi, o Ninja Gaiden Rage Bound, che è un spin-off della serie di Ninja Gaiden che ha visto anche il sequel e la remaster del 2 proprio quest'anno, e hanno mostrato che espandere un universo narrativo non deve per forza significare fare un sequel o un sequel, chiamatelo come volete. Piccoli rischi ma con grandi risultati e finalmente un po' di coraggio nel provare strade diverse, come era successo con Prince of Persia: The Lost Crown, che era stato il mio gioco preferito dell'anno precedente. Insomma, fare queste rivisitazioni o questi spin-off aiuta anche a prendere nuova utenza che si affeziona magari a un nuovo franchise che non avevano mai giocato, e magari ti provano anche il nuovo Ninja Gaiden 4 perché hanno appena giocato a Ninja Gaiden Rage Bound, e anche se non conoscono la serie di Ninja Gaiden, perché hanno provato e si sono affezionati a questo franchise, provano anche il nuovo gioco.
Quindi spin-off e rivisitazioni ben riuscite è il mio terzo punto tra il meglio del 2025. Ma ora passiamo alle note dolenti di quest'annata appena passata. Primo punto dolente, un'orgia di remake e remaster. Non so se ve ne siete accorti, ma il 2025 è stato proprio l'anno dei remake, remaster e dei porting. Oblivion Remaster, Ninja Gaiden 2, Final Fantasy Tactics Remaster, Cyberpunk 2077 su Switch 2, Gears of War Remaster, Donkey Kong Country Returns, Suikoden 1 e 2 Remaster, Days Gone Remaster, Metal Gear Solid Delta e potrei andare avanti per mezz'ora. È stato in pratica un déjà vu continuo, come se l'industria non avesse voglia di innovare, sperimentare o azzardare qualcosa di nuovo. Ottimo per chi ama la nostalgia, purtroppo come me, ma deludente per chi cercava qualcosa di nuovo. E infatti io mi sono giocato Ninja Gaiden 2, Final Fantasy Tactics, il porting di Cyberpunk 2077 su Switch 2, insomma tanti giochi che erano giochi di un po' di tempo fa, rimasterizzati, riportati e tutto quanto. Mi è venuta anche voglia di comprarmi Final Fantasy 13, ho cominciato a giocare a Final Fantasy 13 su Xbox per giocare la versione di Xbox 360. Insomma ho giocato più a remake e remaster che a giochi nuovi, a parte i giochi indie. E voi direte, beh, ma è solo un problema tuo. Sì, ovviamente questa è una classifica personale, ma capite subito perché questo è un problema mio, perché il prossimo punto negativo del 2025 sono i sequel. Sì, perché se non era una remaster o un porting, come ho detto prima, era un sequel. Dal fantastico, per carità, Death Stranding o soprattutto Kingdom Come Deliverance 2, ma poi abbiamo avuto anche Ninja Gaiden 4, Mario Kart World, Borderlands 4, Assassin's Creed Shadow, che comunque è una storia un po' diversa dalle altre, ovviamente per la serie di Assassin's Creed, Call of Duty Black Ops 6, Silksong, Battlefield 6, Hades 2, The Outer Worlds 2, Metroid 4, l'elenco è praticamente infinito. Certo, molti sono titoli di alta qualità come Death Stranding, Kingdom Come Deliverance 2, Ghost of Yotei, Hades 2, Silksong, insomma tanti giochi di alta qualità, però sembra sempre, come per i porting e i remake o le remaster, che manchi quell'idea di innovazione, quella voglia di rischiare che una volta sembrava essere impregnata all'interno di tutte le produzioni, anche degli studi AAA. Ma ora passiamo al peggio del peggio, secondo me, del 2025, ovvero PlayStation e Xbox. PlayStation ha vissuto un anno piatto, con pochissimi giochi first party e una comunicazione praticamente assente. Xbox invece ha deciso di aumentare il prezzo del Game Pass proprio nel momento sbagliato e ormai sembra disinteressata all'hardware. Due aziende che una volta guidavano il mercato, e soprattutto PlayStation, e che adesso invece sembra lo stiano inseguendo. Io spero solo che si riprendano tutte e due nel 2026, perché c'è bisogno di concorrenza. Sì, c'è la concorrenza ancora tra PlayStation e Nintendo, ma se continua così ci sarà solo il monopolio di Nintendo, e per fortuna sta arrivando anche Steam con una sorta di console, anche se sarà probabilmente super expensive, e quindi si spera che si riprendano anche Xbox e PlayStation e che ci portano tanti bei titoli, tante belle esperienze già dal 2026. Insomma, questo era per me, insomma, il meglio e il peggio del 2025. Spero che sia in linea con quello che pensate anche voi. Se non lo è, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Fatemi sapere quali sono le 3 cose migliori e le 3 cose peggiori, anche giochi, va bene, del 2025 qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e accendete le notifiche, e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao gamers!